Questa è una chicca, è veramente una chicchetta. Sono in un posto che non vi aspettereste mai di vedere su questo canale. È una collaborazione un po' particolare. Niente, vi faccio vedere il video perché è troppo bello. È venuto fuori una sorta di video barra podcast. Godetevi il video. A dopo. 1, 2, 3. Ci siamo. Molto bene, molto bene. Innanzitutto ci tengo a ringraziarvi per l'ospitalità e per avermi concesso questa intervista. Vorrei chiedervi una presentazione, chi siete, che cosa fate, esatto. Cosa combiniamo? Che cosa combinate di bello? Veloce però. Ci presentiamo prima io poi te. Ok, sono Loris, sono insieme a Davide, fondatore di Bonsaigers. Non ho un background nella natura. Non ho un background della natura. No, Che cazzo di presentazione è? ci devo sciogliere un attimo, mamma mia. Sì, tu devi dire che hai studiato grafica e... Fai te la presentazione. Sì, ti presento io, esatto. Entrambi siamo designer. Io mi sono specializzato sulla grafica e tutta quella parte di marketing e di promozione. Invece io mi sono specializzato un po' più sulla progettazione. Esatto. Cioè ho studiato progettazione, quindi non c'entra molto, però gli insegnamenti che ho avuto mi siano serviti più che altro per l'organizzazione di un progetto in generale, che trovo che sia tornato qua nel mondo dei bonsai o comunque con quello che stiamo facendo con Bonsaigers. Com'è nata questa passione per il bonsai? È nata grazie a un mio amico giardiniere, mi ha incuriosito, diciamo, con questa parola, con questo concetto, con questo che io non conoscevo ancora, perché dicevo un bonsai pensavo fosse una specie di pianta, cioè come credo molta gente ancora crede purtroppo. Da lì ho osservato e ho visto tantissima bellezza, diciamo, in queste piante. Cioè dire che l'arte del bonsai è un'arte molto complessa, perché insieme a tutta quella parte di creazione artistica c'è tutta quella parte di vita. Comunque ti vai a confrontare lo back and forth tra l'artista e il pezzo d'arte continuo. Si crea questo legame, è molto, molto forte, perché comunque da creatori entrambi, almeno io parlo per me, quello che mi ha colpito particolarmente è stato proprio avere un progetto vivo, che continua nel tempo, che continua a sviluppare, c'è sempre quella bellezza del progetto che non è mai finito, quella ricerca di quella perfezione che rimane solamente per quel piccolo periodo di tempo. Venendo da arti come il disegno oppure la grafica, è molto diverso l'approccio, soprattutto in questo mondo che è sempre alla ricerca di contenuti. Avere un progetto che viene portato avanti per decenni mi ha subito stregato. È stato anche un grosso insegnamento per me, perché sono sempre stato molto impaziente nelle cose. Con il Covid, chiuso in casa, a tirare su qualsiasi cosa dal giardino, subito metterci mano sopra aggressivamente, tagliare, piegare nei primi mesi. Sì, diciamo, dove vabbè, magari sicuramente si sbaglia, però che servono, diciamo, per iniziare. Esatto. Nei mesi successivi, con lui, ci siamo trovati a livello di idee, abbiamo pensato, diciamo, a tante cose e abbiamo detto per scherzo, proviamo a creare una pagina, diciamo, su Instagram, che ora è il social, diciamo, del momento in quegli anni. È nato, sì, per gioco essenzialmente. Abbiamo detto fondiamo qualcosa del tipo iniziamo a creare una pagina su Instagram, ma perché vedavamo anche delle possibilità proprio per cercare di crearsi un pubblico. Quindi abbiamo detto cavolo, proviamoci. E niente, abbiamo provato, abbiamo iniziato a pubblicare piante, descrivendole. La creazione iniziale è stata, come diceva lui, l'approvvigionamento di materiale online di spessore e cercare di riproporlo alla gente. Però noi eravamo attratti in generale comunque dalle belle piante, alla caccia di bei bonsai. Abbiamo creato la pagina, abbiamo caricato le prime 30 piante che abbiamo trovato. Abbiamo visto che sin da subito c'è stata un'attrazione che ci ha portato a fare nei primi mesi forse 5.000 follower. E quando abbiamo visto i primi follower così abbiamo detto ok, iniziamo ad applicare quelle che sono le nostre nozioni, che sono quelle del marketing, quelle del design, per creare un qualcosa che fosse nostro. Quindi tutta la parte delle magliette, la parte del merch, delle stampe. Piano piano abbiamo iniziato comunque ad introdurre anche le nostre creazioni, perché comunque noi partendo da zero abbiamo anche deciso di acquistare poco per iniziare, o partendo dal seme o comunque cosa che ci piace tanto anche. Sì, esatto, il raw material che si può trovare in vivai oppure raccogliendolo, esatto, in natura. È tutta diciamo materia che comunque parte totalmente da noi. Sì, abbiamo diciamo questa idea, cioè nel senso di andare comunque a creare noi proprio una collezione
nostra, Sì, di materiale che abbiamo. descriva anche comunque il nostro stile. Esatto, ad oggi non abbiamo ancora comprato nessun bonsai. C'è da dire che ci piace anche molto il fatto di avere piante autoctone o comunque della nostra zona da coltivare o che comunque possano diciamo vivere all'aperto. Poi qualche pianta d'interno comunque ce l'abbiamo. Una domanda, crescendo piante autoctone, principalmente da esterno, ho visto che voi mantenete comunque uno stile molto naturale. Vedendo tutte le piante giapponesi che comunque si vedono in circolazione, vorrete arrivare a quel tipo di stile, a quel tipo di perfezione, o preferite uno stile più morbido che rispecchi più la natura? Essendo in due è difficile tante volte cercare di trovare Una via che soddisfi entrambe. Sì, perché ognuno di noi comunque ha visioni di un certo tipo su piante. Parlando di stili, non vorrei dire contro, perché comunque la tradizione giapponese ovviamente è stata importantissima per quanto riguarda il bonsai, però quell'approccio della pianta, perché con quello che si cerca di raggiungere col bonsai giapponese è quello di avere una pianta giovane, che abbia quella vascolarità di una pianta giovane, quindi con tanta crescita, creano questi dome, queste cupole super piene. Quello secondo me rimane un po' troppo artificiale. Quello che piace molto a me in questo momento e che credo che sia più moderno rispetto a quello che è il trend è quello per esempio di Ryan Neal di Mirai. Sì, effettivamente Ryan Neal con il suo stile quasi un po' grezzo, però va a richiamare tanto la natura, sta portando molta innovazione, è quello che si definisce alla fine lo stile americano. Il succo della sua filosofia è quello di ricreare la natura, come si riproduce in natura. Esatto. Cioè, nel senso come cresce guardando una pianta. È una descrizione di un ambiente, di un ambiente che ti rispecchia. A noi piace avere delle specie che sono descrittive di quella che è la nostra cultura. Quindi abbiamo gli abeti, abbiamo le betulle, i faggi. Quindi sicuramente uno stile più naturalistico per quello. Sì, poi c'è da dire che essendo 4 anni che facciamo le piante, definire già uno stile la vedo un po' dura. Poi c'è da dire anche che, esatto, essendo in due, molte volte modifichiamo le idee in base alla pianta. Quindi su una pianta magari la gestiamo in un modo, un'altra la gestiamo nell'altra. Cioè, cosa che invece secondo me, se fossimo uno, cioè se fosse solo lui o se fossi solo io, si rischierebbe di arrivare ad avere piante tutte simili. Esatto. Quindi questa è una cosa anche, cioè nel senso, secondo me è interessante il fatto di riuscire a fare squadra tra di noi anche a livello di progettazione di piante. Poi ci sono piante ovviamente che gli dico Loris, falle te, e io non le guardo nemmeno, che mi fido, che so benissimo che lui ha in mente già il progetto eccetera e tutto, cose dove magari invece si mette lì, si ragiona di più, oppure magari esatto si litiga, ma fa parte tutto del gioco. Qual è anzi il punto di incontro tra queste idee diverse, tra questi stili diversi? Ma il punto, cioè il bello della natura è che molte volte quando comunque non sappiamo che lavoro fare o siamo indecisi su una cosa o indecisi sull'altra, diciamo vabbè, possiamo aspettare. Cioè nel senso, il bello di quest'arte è quella che comunque tu dici ok, non siamo ancora arrivati alla decisione definitiva, non siamo convinti totalmente di quel ramo, non sappiamo se legarlo, non sappiamo se abbassarlo, non sappiamo se toglierlo, aspettiamo. Vedete tanto supporto comunque, perché ad oggi contate quasi 39.000 seguaci. E notate, non so se si può vedere tra le statistiche di Instagram, però vedete più un pubblico maschile o più un pubblico femminile? 80% maschile. Sì, per ora sì, non so il motivo esatto, però in realtà, cioè nel senso, io conosco parecchie ragazze, anche giovani, ma comunque di tutte le età, che hanno già approcciato magari con bonsai, ma non saprei spiegare il motivo quale sia. Sì. Perché in realtà, cioè, poi comunque non è che è un lavoro duro. Quello che vedo adesso è soprattutto con l'avvento di internet e tutti questi tutorial che permettono a tutti di imparare, se si vedono per esempio workshop che si fanno in giro per l'Europa o negli States, c'è affluenza di femminile. Bella domanda. Sì. Tu cosa ne pensi? Non lo so, non so rispondere. Avendo fatto anche il viaggio in Giappone, effettivamente c'è questo maschilismo, lo si percepisce. Quando c'erano da spostare le piante io non ero chiamata, veniva chiamato il mio collega maschio. Ci sta perché è una sorta di protezione nei confronti di quello che è definito il sesso debole, però dall'altra parte io, donna orgogliosa, anche io voglio far parte di questa cosa. Non ero completamente sicura che sarei andata in Giappone effettivamente, poi dopo 2 mesi di attesa,
mi ha detto sì, perfetto, io contentissima, però effettivamente anche di donne giapponesi che fanno bonsai non ce ne sono tante, quindi non so se è proprio un discorso di fisicità, di pesantezza, non lo so dire neanch'io, sinceramente, non lo so. Tutto ciò per dire che noi siamo aperti anche alle donne, no? Certo. Noi siamo aperti anche alle donne, mi è piaciuta molto. Sì. Ma sì, cioè nel senso no, noi siamo aperti, esatto, cioè il nostro pubblico vorremmo che si possa sviluppare, cioè vorremmo farlo sviluppare comunque che sia aperto a tutti. Cioè, Mhm. quindi, e stiamo notando comunque anche tra i nostri seguaci comunque tanta gente giovane. Ok. Di ciò siamo molto fieri. Che è Proprio un po' la perché cosa comunque, importante esatto, per noi, oltre sì. al fatto di tirare in mezzo più gente diversa possibile. Più che altro è proprio il tramandare in una maniera un po' più fresca, un po' più informale quello che è il bonsai. Quindi l'obiettivo della pagina è proprio quello di tramandare o comunque Sì. di elargire. Sì, Per sì. come lo vedo io, il bonsai, per come mi piacerebbe avere... Perché esatto, abbiamo diversi punti di vista ancora Sì. oggi. Ditemelo Sempre per sarà favore, così. qual è l'obiettivo, diciamo? Per della me pagina? la cosa più importante è quella di lasciare il segno nel mondo del bonsai. Ok. E non solamente a livello di creare le magliette oppure fare merch oppure portare prodotti innovativi, ma proprio negli anni di elevare o di ampliare quella che è il nostro stile artistico a livello di piante, di costruzione di piante, per renderlo riconoscere a livello mondiale. Cioè di far vedere Bonsaigers di essere messo alla pari a livello di innovazione, come può essere un Walter Palo, un Ryan Neal, riuscire a portare un cambiamento. Sì, però secondo me è una relazione comunque, cioè alla fine è la natura che fa tutto, quindi cioè, tu sì, devi andare a modellarla, però non devi nemmeno cercare di mettergli i piedi in testa. Mhm. Cioè, è lei che decide. Bello, Cioè, io ok. sono di quest'idea. Ok. Quindi, alla fine, e vabbè, no. No, 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 Se vuoi mettere i piedi in testa alla natura, allora non far bonsai. No, 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 no. E a proposito di natura, quanto è importante per voi andare a cercare le piante poi in In natura? natura. Eh, No, andare a cercare Abbiamo- piante in natura. Abbiamo fatto anche una maglietta a riguardo, e Amadori is not a crime, e per quello, allora, è stata fatta ovviamente per mettere il discorso sul tavolo, perché alla fine quando si parla di prodotti, di marketing, bisogna anche un po' creare delle cose che facciano parlare in un certo senso. Gli Amadori per noi è innanzitutto il rispetto della natura. È una tecnica che è alla base di quest'arte, e l'avere la possibilità di mettere mano su piante che sono state modellate dalla natura selvaggia per centinaia di anni, tante volte, è una cosa molto emozionante secondo me. Tutto arriva dalla natura. Tu vai a prelevare dalla natura una giovane pianta che è cresciuta sotto alla mamma, per dire, e la coltivi per andare a tutto questo- riottenere quello che è, diciamo, la pianta adulta. Cioè, noi crediamo che questa sia il vero. Vero bonsai. Sì, ma anche la pianta, ma non il vero bonsai. la pianta un po' più vetusta, nel senso, la pianta che è Sì. rimasta, perché le Yamadori alla fine non è solamente andare a raccogliere la piantina. Yamadori c'è anche tutta quella parte poetica della pianta che va contro le intemperie e crea questo, Sì. delinea, cioè una base che secondo me è da tenere conto nel momento in cui si fanno Yamadori, è quello si vanno a raccogliere piante che non stanno bene, che sono, che sopravvivono, non che crescono in maniera florida Rigogliosa, e sì. rigogliosa. Sì, perché la Tante maggior volte parte delle parliamo volte. per esempio, gli abeti ne abbiamo parecchi, e tante volte vengono raccolti in tasche di terra dove crescono nei loro aghi. E la pianta, una volta che viene disposta in un terriccio, substrato Ottimale per quella specie. ottimale per quella specie, viene fertilizzato, viene fatto un repotting, pruning, eccetera, le piante alla fine stanno bene, quindi alla base dello Yamadori deve esserci sempre il rispetto della natura, Sì, e diciamo lì che c'è ancora tanta ignoranza comunque. Noi rispettiamo il fatto che ovviamente non si possa raccogliere in natura in modo aperto a caso, proprio perché comunque, vabbè, se fosse legale, sarebbe poi magari un problema, perché uno al posto che andare in vivaio a comprarsi la pianta da mettere in giardino,
se la va a raccogliere. Però diciamo che comunque il fatto di raccogliere in natura dove ci sono i permessi, dove si può fare, è sicuramente ottimale invece Sì, per esatto. per i bonsai, Sicuramente ci sono modi per ottimizzare. sì, per creare, per andare a utilizzare la raccolta in natura in maniera In modo sostenibile. In modo sostenibile, certo, esatto. certo. Deve essere regolarizzata. Sì, È solo che ovviamente. non è facile comunque per noi qua in Italia sicuramente trovare accesso a chi controlla queste zone e come riuscire ad entrare a Collaborare. collaborare, però Piano fa piano. parte anche del nostro progetto quello, cioè avevamo già idee o cose anche riguardo quello. Qual è la tua veduta sulla... Che bello. Io sono contraria alla raccolta in natura, non so se è per una questione mia di sensibilità, però il fatto di dover andare fuori e il pensiero di vedere una pianta mi piace, quindi il mio lato egoista, Sì. e dire ok, adesso ti prendo e ti porto, e la porto, e ti sì. porto a casa con me e ti metto in un vaso, ti curo, però lo sento proprio come un atto egoista. Per quanto sia bella la pianta, per Sì. quanto magari sia in sofferenza, però non mi viene come cosa, quindi Sì, io no, sono no. contro effettivamente. Ok. Apprezzo però il fatto che voi stiate ricercando una Sì, parte sostenibile. una parte sostenibile all'interno È di giusto, questo. sì, Sì. sì. No, ma io comprendo benissimo anche il tuo fatto, perché Però però, cioè, nel nel momento senso, in cui c'è l'estro artistico collegato adesso è una collaborazione che, come che dicevo può prima, è funzionare. la collaborazione tra l'uomo e la pianta, e nel momento in cui prendiamo magari una pianta così e c'è una relazione che si crea negli anni e poi da lì scaturisce un'opera, è un conto. Solo per l'uso commerciale capisco il tuo punto di vista sotto Che quell'aspetto del lì. marcio. Noi non siamo ancora mai stati in Giappone. Mi piacerebbe andarci. Sì, no, assolutamente, solo che mi piacerebbe trovare un momento, andare a fare una bella infarinatura assieme, giustamente, perché comunque non mi piacerebbe andare da solo, mi piacerebbe andare con lui col quale condivido comunque tutto ciò. A me perché quasi quasi penso che sia piacerebbe utile. andare di più nei States. per Sì, quanto ok, riguarda- ma là è dove tutto cioè dove lo so, però- dove magari, cioè, capito? Io credo sempre che là, essendo tradizione, cioè vai dove è nato. Poi, se ti fa schifo la loro idea, No, non è eccetera, che mi fa è un'altra schifo. cosa. Io apprezzo e sono... Però sono loro che hanno Sì, no, ovvio, ideato la ovvio. cosa. Ovvio. No, è il fatto che, non lo so, a livello di bonsai mi sembra che stiano succedendo cose più interessanti in America. Sono persone che hanno, secondo me, in questo momento, con il poco tempo che hanno avuto, perché è tutto probabilmente materiale che arriva dalle loro zone, Ma infatti, dove esatto. ci sono talmente tante ispirazioni diverse, anche magari gente che non è, sai, quando ti approcci a qualcosa non avendo il modello tradizionale dietro ben costruito, No, quindi ma è non ovvio che in Giappone sicuramente sia un po' più tappato. però mi la sembra più situazione, cioè che- tradizionale, poi anche da quello che che sento su YouTube tramite, cioè, gente giapponese che si interfaccia con altre realtà occidentali, magari sai c'è tutta quella parte di Zen dove comunque la pianta viene associata a Sì, c'è tutta la parte shintoista anche. Sì. però il fatto che non sei così influenzato dalla tradizione secondo me ti dà quella marcia in più nel momento in cui vuoi ideare, e a me piace quella parte lì perché è un Sì. po' più innovativa. Sì, anche i giovani, nel senso si cerca un qualcosa di nuovo, di Esatto. fresco. Sì, no. Dopodiché, ovvio che, cioè, nel senso, sicuramente in Giappone ti diranno che cosa sono le prime cose da guardare, come modellarla, cosa tagliare, quando tagliarla, cioè, ci sono tutte delle regole sicuramente, però... Però lì è coltivazione. Esatto. Noi parliamo anche di una questione artistica. Esatto. Cioè, Studiando di poi come- arte, però, Esatto. anche Picasso ha Sì. studiato le basi del disegno, Sì, era sì, ma un noi bravissimo volendo- ritrattista per dire, e poi si è evoluto. Sì. Sì, Secondo me è esatto. fondamentale avere ambedue le basi. Ti direi gli aspetti fondamentali del Esatto, bonsai, sì. dove posizionare un apice, come Esatto, far andare esatto. i rami, se no mi rendo Scelta del conto fronte, che... tutte Ma anche queste poi robe la qua. coltivazione stessa. Poi allora, io Quando credo dare che una acqua. pianta, comunque, se messa in vaso e fatta invecchiare in vaso, Sì. mantenuta, arriva ad essere... Sì, a certo, dimostrare concordo, qualcosa, capito? certo, Cioè, certo. io credo anche in quello. Poi ovvio che ci metto mano sulle piante, però quando vedo le piante in natura con una buona esposizione, Sì. cioè, vengono bene. Però Niente- secondo me siamo, e mi metto dentro anch'io, Sì. troppo giovani forse per dire sicuramente lo stile naturale lo apprezziamo molto di più, possiamo arrivare lì, ma prima dobbiamo avere delle basi Sì. per poi andare ad annullarle
Sì, Forse è bello ma quello. ovvio, ma sicuramente, cioè nel senso, in generale avere più conoscenza possibile all'interno di questo mondo, cioè conoscere sia la tradizione che conoscere gli innovatori, e conoscere che andare a Esatto. fare noi è innovazione o creare qualcosa di nuovo è alla base. Sì, Però non avere conoscenza nemmeno, cioè capito, delle basi, Sì, le basi dopo un sono certo importanti. punto noi possiamo anche andare avanti, stare qua tutta la vita e tirare fuori piante e non andare mai in Giappone, e fregarcene e farli, è vero. perché possiamo e lo stiamo Sì. facendo. Ovvio che sicuramente il fatto di proseguire, andare, conoscere, ti dà sicuramente una cultura maggiore. Sicuro c'è tanto studio. Ci sono quelle piattaforme qua che ti danno la possibilità di studiare in questo momento, che sono senza andare in Giappone hai la possibilità di Sì, studiare da ovvio. gente brava. Sì, sicuramente, sicuramente quelli che vanno a fare gli apprendisti in Giappone imparano tantissimo. Sì, ovvio. Non sarebbe male calcolare anche un periodo di quello. Eh sì, vai a Adesso fare vedremo. 6 anni da Kimura anche tu. Beh, magari un annetto, 6 mesi. Non sarebbe male. Provare. Io vengo qua. Vieni qua, dai, che facciamo Una foto di gruppo. frame tutti assieme. In mezzo. Io in mezzo? Sì, noi siamo in due. Vai, Vai, in bianco. mezzo. Bene. Così siamo ci dentro. vediamo. Grazie. A presto. A presto. Passate a trovarci. Sì, dai. Quando volete, chiamate no. la Giorgia. Disponibile per battesimi e comunioni. Ah, sì? Ottimo. Noi portiamo le piante. Perfetto, perfetto. Allora-